Rieccoci qui su Live Social, cari ascoltatori, sempre e solo on air, sono 92.4. E poi questa sera l'argomento è molto molto particolare, perché diciamo che parleremo con un ospite, chi ci segue dai social lo sta già guardando, che potrei definire anche un mio collega, anche lui da pillole di informazione. Tra l'altro, ragazzi, si sbarca sull'International. Quindi, banda alle ciance, andiamo a presentare il founder e blogger di Chicken Mango. È qui con noi on the mic Alberto Carniel, benvenuto. Ciao, grazie a tutti. Make a difference, guys. Fate la differenza, ragazzi. Una figata, questo è così che inizi i video, pazzesco. Certo, il mio motto è be different, make a difference. Sii differente, certo. Fai la differenza. Assolutamente, anche perché bisogna caricarli e soprattutto siamo giovani, dobbiamo spaccare il mondo. Spaccare tutto. spaccare proprio tutto. Quindi Alberto, ci racconti che cos'è Chicken Mango, un po' la storia, anche senza la storia, ma innanzitutto che cos'è Chicken Mango? Il Chicken Mango fornisce dei contenuti educativi velocemente digestibili, velocemente spendibili, che vanno a risolvere il problema della scarsa attenzione delle nuove generazioni verso quelli che sono i media tradizionali, quindi per intenderci Discovery Channel, Super Quark. I giovani d'oggi non hanno più voglia, non hanno tempo e magari neanche le possibilità di guardarsi un'ora di video culturale, quindi con Chicken Mango 3 minuti al giorno impari qualcosa, come poi, voi in live social, insomma. Poi la tragedia, Alberto, che non sanno chi è Piero Angela, non sanno chi è Alberto Angela, tra l'altro. Questa figura sta scomparendo esattamente, no, quindi dobbiamo lottare anche per questo. Esatto, sì, non parlerò di Piero Angela in particolar modo. Però di una buona cultura di base che fa sempre bene, anche perché non possiamo essere dei polli alla fine. Esatto. Poi tra l'altro Chicken Mango c'è dentro molta della tua esperienza negli Stati Uniti, quindi ci racconti anche la tua storia, qui anche il tuo viaggio, cosa hai imparato e come sei tornato anche. Sì, io mi occupo principalmente di digital marketing, quindi vengo da un'esperienza di vita di parecchi anni negli Stati Uniti d'America, sono stato anche Digital Director USA per una multinazionale di San Francisco nel campo dei media, nel settore media, e mi sono accorto che il problema culturale negli Stati Uniti è fondamentale, perché non tutti i giovani hanno accesso all'istruzione, soprattutto istruzione avanzata all'università, e non si rendono conto del proprio cultural heritage, cioè del proprio background culturale, ma anche non riescono ad avvicinarsi a un livello culturale avanzato. E quindi ecco che nasce l'idea di Chicken Mango, quindi da una parte sia far conoscere il proprio cultural heritage, raccontando storie sia di aziende pubbliche che private, ma anche appunto dare così come hai detto tu, delle perle, no? di saggezza velocemente digestibili ogni giorno. Assolutamente. Alberto, proprio dalla tua esperienza personale, da quando sei tornato agli Stati Uniti, come è stato ritornare in Italia? Cosa hai trovato? Sono tornato in Italia. Una tragedia è stata. Una tragedia, perché allora appunto prima non si parla inglese, nessuno parla inglese, quindi le mie storie come le racconto se io ho un pubblico internazionale. Ed è qui che hai usato anche l'altra lingua, l'italiano, per farle diffondere a tutti quanti. E quindi diciamo che rimane sempre l'inglese. Adesso mi sto focalizzando su imprenditori o comunque imprese pubbliche che in qualche modo qualcosa di inglese lo parlano, perché sennò questo è il futuro, ragazzi. Quindi se non sapete l'inglese imparatelo, prima o poi lo dovete. Anche perché è una lingua spendere. franca, bisogna saperla per forza. Se dovete fare business. Assolutamente business, ma anche per viaggiare, perché se no si sta in Italia. Se invece volete conoscere anche qualcosina nel mondo, come è fatto l'inglese, giusto Alberto? Esatto. Quanto fondamentale è da 1 a 18? 18, cioè se uno lavora a Venezia e ora va bene il dialetto, se uno lavora a un fiafora a Venezia servirebbe un po' di English. Esattamente, anche fuori da Venezia, anche addirittura a Padova serve l'inglese, cari ascoltatori. Ma a parte che a Venezia con i turisti comunque è un must. Quindi bisogna saperlo. E Alberto, dove può arrivare Chicken Mango? Dove lo vedi? Chicken Mango, sarà la nuova startup miliardaria della Silicon Valley. Certo, pensavo questo è il sogno. Questi sono gli orizzonti. No, adesso invece in Italia mi occupo anche di consulenza di digital marketing a vari livelli, e per esempio tu mi chiedevi un problema che ho incontrato tornato in Italia qui in Veneto, e una domanda comune che mi fanno gli imprenditori
italiani è: ma qui c'è una guerra di prezzi, non riesco a vendere il mio prodotto in modo, non riesco a differenziarmi, e come faccio? E la prima domanda che faccio di solito a queste persone è: quando ti svegli alla mattina, perché vai a lavorare? Qual è l'energia che ti spinge ad andare a lavorare, no? Perché se uno riesce a darsi una risposta a questa domanda, riesce anche a condividere con il mondo quella che è la sua cosiddetta vision. Assolutamente. La vision è la nostra carota che fa andare avanti l'asino, è l'obiettivo quasi irraggiungibile che noi abbiamo dentro di noi, e non deve essere economico, ragazzi. Mi collego anche con lo stato sociale, che è vincitore, non vincitore, ma secondo posto a Sanremo, con questa frase: vivere per lavorare o lavorare per vivere? Quello è anche quello che tu chiedi all'imprenditore. In realtà se uno vive con un obiettivo che non è economico, indirettamente raggiunge quell'obiettivo economico anche più facilmente, perché è proprio questo il fattore che differenzia un'attività da un'altra. Ricordiamoci che questo approccio qui l'hanno avuto le più grandi aziende, da Apple, che è la vision di Apple è migliorare la vita delle persone, o anche personaggi storici come Martin Luther King. Martin Luther King sicuramente non è l'unico che ha guidato una rivoluzione nera, no? Però lui aveva una vision, ed è per questo che ha avuto successo, ricordiamocelo. Quindi se anche vendi mele, ricordati di trovare una tua vision per vendere le mele, in modo da differenziarti dagli altri. Quindi anche un po' motivatore, Alberto, bisogna essere in questo settore. Sì, certo, più che altro ci troviamo di fronte a, come dice un grande CFO italiano, Andrea Pietrini, l'Italia è un paese con un alto livello di imprenditorialità, ma basso livello di managerialità. Certo, che vuol dire, tradotto proprio per il popolo, per chi ha la baguette, Alberto. Che noi siamo molto creativi, però quando si tratta di organizzare, mettere insieme due numeri per organizzare il business in modo competitivo e magari puntare anche all'esportazione, noi non siamo in grado di farlo, rimaniamo nella famiglia e non usciamo, non ci spingiamo oltre.